Mentre in Italia si ha terrore di sbagliare, in altre parti del mondo gli sbagli e quindi anche i fallimenti vengono celebrati, addirittura con un museo. A New York esiste il Museo del Fallimento, Museum of Failure. E se vi interessa andare, se siete a New York e vi interessa fare una visita, il biglietto parte da $22,55. Metto il link del museo nelle note del programma, così se volete potete comprare il biglietto. Tra l'altro dal sito è possibile anche vedere gli oggetti che sono esposti e anche fare un tour virtuale del museo. Vi sto parlando del museo del fallimento non perché voglia fargli particolarmente pubblicità, ma perché è proprio l'idea del fallimento che è interessante. Già la parola fallimento ha una connotazione molto negativa, non si usa mai la parola fallimento per indicare qualcosa di positivo, e invece il fallimento è un passaggio fondamentale, perché non si può mai riuscire a fare una cosa nuova al primo colpo, ma è importante sperimentare, è importante modificare, quindi è importante lasciarsi alle spalle molti piccoli fallimenti per poter poi arrivare a qualcosa di buono, di utile. Questa è anche la filosofia che c'è dietro al design thinking, il pensiero progettuale, dove l'idea non è io chiedo al pubblico cosa volete, faccio quello che il pubblico vuole, glielo do e poi gli chiedo ecco dimmi se va bene. No, l'idea del design thinking è ci mettiamo insieme e studiamo insieme anzitutto quello di cui il pubblico ha bisogno, perché non sempre il pubblico sa quello di cui ha bisogno. Ricordo sempre, cito sempre Steve Jobs che disse la gente non sapeva di aver bisogno dell'iPhone prima che io lo inventassi, e questa è la caratteristica delle grandi innovazioni, che nessuno sapeva prima di averne bisogno. Ma il concetto di fallimento, inteso in senso terribilmente negativo, secondo me è particolarmente negativo quando si pensa all'ambito scolastico. In Italia qua si insegna instillando nelle studentesse e negli studenti il terrore dello sbaglio. Io lo verifico, lo vedo sempre di più quando sento la gente che non parla le lingue imparate a scuola, quindi soprattutto la lingua inglese, gente che ha fatto 10 anni di studi, se si contano le elementari, le medie, le superiori, eccetera, fino ad arrivare all'università, che sa tantissima grammatica e che però è incapace di ascoltare, incapace di capire, non riesce a parlare in inglese perché ha paura di sbagliare. Infatti quando mi chiedono come faccio a imparare bene l'inglese, il mio consiglio è sempre butta la grammatica, perché della grammatica non ne frega niente a nessuno, una lingua serve solo per comunicare, parla!